Buongiorno a tutti, bentornati al Taiwan. Oggi parleremo di due ricette molto semplici che fanno parte della nostra memoria d'infanzia, ma allo stesso tempo due ricette classiche del repertorio della cucina francese, il cordon bleu e la purée di patate. Iniziamo con il cordon bleu. Ci sono due vie per realizzarlo, una è con il vitello e la seconda è con il pollo. In questo caso utilizzeremo un carré di vitello per fare un occhiolino alla nostra cotoletta alla milanese. Chiaramente utilizzando un carré di vitello la prima cosa da fare è levare le ossa e pulirlo. Vedrete che è molto semplice, bisogna solo seguire l'osso e poi quest'ultimo si leva praticamente da solo. Chiaramente tutti gli scarti li terremo da parte e li useremo per fare una salsa di vitello per il cordon bleu o un'altra preparazione di vitello. Bisogna venire a pulirla del grasso in più. Non bisogna dimenticare che la parte esterna, che è la cotenna, che è questa parte qua, dovremo pulirla allo stesso tempo. Se vedete c'è una pellicola, si riesce a levare in maniera molto semplice, senza fare nessuno sforzo. Un'altra cosa interessante è che questo nervo qua bisogna levarlo completamente, perché in cottura col calore si ritratta e quindi il carré, anziché essere bello piatto, gondolerebbe. Quindi leviamo questa parte qua, rimanendo solo solamente della parte che abbiamo bisogno. Una volta disossato e pulito, scaloppiamo in fettine regolari. Cerchiamo di rimanere su un 0,5 di spessore massimo. Una volta che tutte le fettine sono pronte, le battiamo tra due fogli di pellicola trasparente, di carta da forno e in questo caso di plastica biodegradabile. Cosa importante per evitare che la carne si appiccichi al foglio è bagnarla leggermente con un po' d'acqua, mettiamo la fettina, un po' d'acqua, la rigiro così la parte umida è all'interno e poi batto delicatamente. Bisogna sempre fare attenzione di non battere centralmente, ma bisogna cercare di battere esteriormente, interiormente, a destra e a sinistra per allungare e allargare la fettina. Per quanto riguarda lo spessore, possiamo sempre rimanere su 0,2-0,4 cm. Volendo, visto il taglio pregiato della carne, potrei anche chiuderla semplicemente così e farcirla, però rimarrebbe un po' troppo piccola e la mia idea è che la carne sia semplicemente un involucro per poi metterci all'interno il prosciutto cotto e il formaggio. Una volta preparate e messe da parte le fettine, iniziamo con il secondo ingrediente importantissimo per il cordon bleu, il prosciutto cotto. In questo caso utilizzeremo un prosciutto cotto Jambon Blanc de Paris perché è fatto a Parigi, in maniera precisa nell'11° arrondissement. E questo è uno degli ultimi produttori di prosciutto cotto a Parigi. Prima di andare in macchina, chiaramente levo la cotenna. Io preferisco levare sempre la cotenna con un coltello a sega perché riusciamo a entrarci in maniera molto più fluida e siamo sicuri che non scappi. Chiaramente la cotenna la utilizzeremo insieme agli scarti di vitello, in questo caso li metteremo alla fine, quasi in infusione, per dare un po' più di profumo al nostro fondo di vitello. Affettiamo il nostro prosciutto alla fettatrice, non troppo sottile perché vogliamo mantenere una consistenza in bocca. La tipicità di questo prosciutto è proprio quella, avere un bel dente. Una volta affettato il nostro prosciutto, passiamo al terzo ingrediente fondamentale per la ricetta, il formaggio. In questo caso utilizziamo un Comté di 16 mesi perché ha un gusto un po' più lattico e più delicato. Potremmo farlo con dell'Emmental, del Gruyère o con un formaggio chiaramente italiano che può essere l'Asiago, quindi un formaggio che si possa fondere facilmente al calore.
Tagliamo il nostro formaggio in fettine non troppo spesse e nello specifico lasceremo anche la crosta, perché è là dove si sviluppano tutte le palette aromatiche del formaggio. Il formaggio chiaramente in cottura si scioglierà, invece la crosta diventerà solo un pochettino più morbida. E l'idea è identica in Italia con il minestrone, quando si mettono le croste in cottura. A fine cottura le croste non saranno sciolte, saranno solo più morbide e poi avranno portato tantissimo sapore al nostro minestrone. Tutti i nostri elementi per confezionare un cordon bleu sono pronti. Le fettine di vitello, il prosciutto cotto e il comté. Adesso possiamo assemblare i nostri cordon bleu. Prendiamo le nostre fettine di vitello, le ricopriamo con il prosciutto cotto, facendo attenzione di lasciare mezzo centimetro libero tra i bordi per poter poi sigillare in maniera precisa. Aggiungiamo il formaggio e chiudiamo a portafoglio. Una volta farcito a portafogli lo mettiamo in una placca e continuiamo con le altre fettine. Ultima tappa prima della cottura è la pannatura, una pannatura classica all'inglese, quindi farina, uova e pan grattato, che in questo caso è del panko, del pan grattato giapponese, leggermente più spesso. Salare in maniera abbondante. La cosa importante è che diventi liquido, quindi che il tuorlo si incorpori bene al bianco e che si spezzi. Quindi passiamo bene la farina ovunque. Uova e pan grattato. In questo caso faremo una pannatura all'inglese semplice e non doppia. Quindi il passaggio nel pan grattato e nell'uovo è uno solo. L'idea è di fare una pannatura singola per poter degustare e apprezzare in maniera più diretta il nostro vitello e la nostra farcia. Fatto il taglio decorativo, li mettiamo in frigo a riposare per un'ora circa. Questa tappa è molto importante per far aderire perfettamente la nostra pannatura ai nostri cordon bleu. Abbiamo raccontato il cordon bleu, adesso manca solo il purè di patate. Normalmente una purè di patate viene realizzata con delle patate cotte in acqua, sbucciate ed eventualmente fatte seccare leggermente in forno. In questo caso le patate le cuoceremo al sale a 160-180 gradi per un'ora circa. Una volta cotte vedrete che la pelle è completamente secca, ma si è formata anche una piccola crosta di patata. Di conseguenza non le sbucceremo semplicemente, ma faremo un'incisione al centro, le apriremo a metà a libero e poi con un cucchiaio preleveremo la polpa. L'idea di cuocere la patata al sale è per utilizzare l'umidità e l'acqua di vegetazione delle nostre patate e concentrare il loro gusto. La scelta della patata, grazie a questa cottura, non è così importante, perché anche se dovessimo avere una patata che è un po' più acquosa, grazie alla cottura al sale, il risultato sarà comunque eccellente. E adesso passiamo al settaccio.
Questo è il lavoro più faticoso e che magari può far storgere il naso a tantissima gente. Perché passarlo al setaccio e non usare un semplice passaverdure? Basta guardare la maglia di un setaccio, la risposta la avete da soli, perché il setaccio rende una purée molto più liscia. Non contenti, adesso recuperiamo la polpa che abbiamo già passato una volta e la passiamo un'altra volta. Facciamo questo semplicemente per avere una purée più liscia, senza che sia farinosa, senza avere grumi. Recuperiamo la polpa e la mettiamo in una casseruola. La polpa è pronta, adesso bisogna passare alla fase più importante, vuol dire ammontarlo. Due opzioni: totalmente burro alla robuchon, il re della purée di patate. Io preferisco farlo con un accenno di latte e tanto burro. Stemperiamo leggermente la nostra polpa con un po' di latte caldo. Ne metto veramente poco. L'idea è solo di agevolare poi l'amalgama del burro. La vediamo già che è molto più liscia. Incorporiamo il burro crudo, lo stesso che abbiamo utilizzato per la béchamel, e ne aggiungiamo poco alla volta. Iniziamo a montare. La temperatura è molto importante. Evitiamo di far bollire il nostro burro, perché bollendo c'è il rischio di rendere il nostro purè acido. Muoviamoci dentro e fuori del fuoco per evitare di avere una temperatura troppo elevata. Cosa importante, bisogna aggiustarlo, metterlo a punto durante la realizzazione. Puoi vedere se bisogna aggiungerci burro, aggiungerci latte per arrivare alla consistenza ideale. La proporzione è 2/3 del peso delle patate in latte e burro. La consistenza è giusta. Adesso saliamo anche, quindi un pizzico di sale. Il purè è pronto. Se non lo usiamo subito, metterci qualche fiocco ancora di burro qua e là e venirlo a coprire con un disco di carta da forno per evitare che secchi e faccia croste. Non dimenticate che se mettete il vostro purè in frigo, il burro solidifica e una volta che lo tirerete fuori dal frigo, non fate l'errore di mettere il latte, perché una volta che il burro si riscalderà, tornerà liquido e avrete un purè acquoso. Il nostro purè pronto e lasciato al caldo, cuociamo i nostri cordon bleu. Cuoceremo i nostri cordon bleu in padella con olio e burro, 1/3 di burro e 2/3 di olio. L'olio non deve coprire la fettina, quindi deve essere all'incirca 2/3 dello spessore della fettina. Abbiamo riscaldato l'olio d'oliva e adesso ci aggiungiamo il burro. Non possiamo pensare di fare una frittura a 180 gradi, perché se dovessimo fare una frittura a 160-180 gradi col burro, il burro sarebbe bruciato. Una volta che il nostro burro inizia a spumeggiare, tuffiamo i nostri cordon bleu. Anche qua giochiamo con la fiamma, alziamo e bassiamo. La cosa importante è che il nostro burro e il nostro olio spumeggino sempre, ma allo stesso tempo ricoprano i nostri cordon bleu. Questo per me è il cuore della cucina francese, il burro che monta, che cucina e però non brucia. A metà cottura li giriamo. Qua ci siamo quasi, iniziano ad essere ben dorati. Una volta cotti li mettiamo su una placca con carta assorbente. La cosa interessante di un cordon bleu è anche questa. Non sono perfetti, non sono fatti a macchina e qua inizia già a fuoriuscire un po' di formaggio. Adesso passiamo all'impiattamento. Prendiamo un bel cucchiaio generoso di purè di patate, lo mettiamo al centro del nostro piatto di servizio e intorno disponiamo i nostri cordon bleu. Prendiamo
un cucchiaio, lo immergiamo in acqua fredda e facciamo un cratere nel nostro purè di patate e termineremo con un cucchiaio di salsa di vitello. Al taglio rimane succoso, morbido e filante. Abbiamo visto insieme questo grande classico del repertorio della cucina francese, ma anche della nostra infanzia. Divertitevi a farlo a casa con i vostri familiari. È semplice, ma è talmente gustoso che tutti saranno contenti. Nella storia di copertina numero 45 di Italia Squisita c'è la storia del Taiwan e di tutta la brigata. Mi raccomando, non perdetelo. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita, alla prossima!